Bentornati amici sul mio canale. Io sono Rita, questo è il mio canale YouTube, l'arte del fatto a mano, in cui propongo tanti tutorial in tutte le taglie da realizzare appunto all'uncinetto. Sono tutorial gratuiti e se volete iscrivervi mi farebbe piacere, perché così posso proseguire con i miei tutorial e con il mio canale. Il progettino di oggi è una giacca che andrà indossata come tipologia, come pesantezza prima del cappotto, quindi fine settembre-ottobre, che ho realizzato con un filato in 50-50 mistolana, cioè 50 lana 50 acrilico. Vedete, questo è il filato molto morbido. Potete usare qualsiasi filato appunto che rappresenta queste caratteristiche. È un filato di un medio spessore. Ogni gomitolo sono 50 grammi per 100 metri di filato. È un filato molto morbido, un classico. Per la realizzazione utilizzerò esclusivamente il numero 5, perché questa tipologia di filato richiede l'uncinetto con la mia mano, mi richiede il numero 5. È un filato che è molto diciamo spugnoso, nel senso che si rigonfia, è un bel filato, riempie bene la lavorazione. Poi avrò bisogno di una forbice, è un top down, vedete che è un top down, quindi non ci sono cuciture. Mi servirà il mio metro da sarta, logicamente importantissimo, e vedete dei bottoncini gioiello. Adesso io qua ne ho una cartina, non so ancora quanto ne metterò, però sono molto belli, vedete, sono dei bottoncini gioiello che si possono acquistare in parecchi siti online e anche in merceria, che andranno appunto ad abbellire questa giacca che voglio chiamare Fleur de Jasmine, cioè il fiore di gelsomino, a cui io sono molto affezionata perché è il fiore che rappresenta la Tunisia. Io ho conosciuto i fiori di gelsomino, il profumo inebriante, nell'isola di Gerba, e me ne sono innamorata. E questo proprio è un bianco, un panna, è un bianco sporco che proprio rappresenta il colore così naturale del fiore di gelsomino. Ecco, vi spiego un pochettino la lavorazione. È molto semplice, è un top down con carré, con sprone, vedete, è uno sprone rotondo. Si parte da una catenella di inizio, poi vi vado a spiegare tutto, e poi si aumenta, si distribuiscono gli aumenti diversamente su ogni 2 giri, perché c'è un giro di maglia alta normale che si mantengono le stesse maglie e un giro di aumenti. Si arriverà a una bella dimensione, perché è una giacca molto avvolgente, e la questione della taglia si può ottenere continuando a lavorare appunto non è in tondo, ma comunque è un cerchio, vedete, aperto. Vi spiegherò che proseguendo con le righe si può allargare ulteriormente di centimetri, allargare lo sprone e anche allungare logicamente lo scalfo manica. Quando poi avremo fatto questo sprone andremo a dividere il davanti col dietro. Qui sicuramente vedrete verrà fatto un bordino dove andremo a mettere, faccio vedere, i nostri bottoncini. Li ritiriamo fuori dal sacchettino, vedete, sono molto molto belli, guardate. Ci sarà sicuramente qui un piccolo bordo di rifinitura dove da una parte faremo le asole e automaticamente nella lavorazione dall'altra attaccheremo il bottoncino. Poi una volta diviso continueremo con questo bellissimo, guardate che bello questo punto, molto semplice da realizzare, veramente semplice, e appunto lo andremo ad applicare alla giacca e faremo tutta la giacca e anche le maniche con questo bordo.
È una giacca facile, anche se vi sembra magari laboriosa, è assolutamente facile. E insomma, a me mi sta piacendo molto, quindi iniziamo il tutorial e proseguiamo con la nostra lavorazione. Allora, per iniziare questo tutorial io sono partita da una catenella di 80 maglie più 2 per girare. Io farò un campioncino perché vedete lo sprone l'ho già fatto, adesso vi faccio un campioncino su un numero di catenelle inferiore, ma il procedimento è quello. Ecco, lo scollo è, insomma, è uno scollo abbastanza ampio, quindi si parte con la stessa misura per tutte le taglie, che tante poi mi vengono a scrivere nel gruppo, ma se io voglio fare una taglia più grande, più piccola, con quante catenelle devo iniziare? Allora, vi rispondo adesso, è lo stesso numero di catenelle per tutte le taglie, l'inizio, perché vedete che è una scolatura abbondante, quindi e che poi per chi la volesse più accollata si può fare poi andremo a fare, vi farò vedere una rifinitura che va un pochettino a ridurre questa scollatura. Ecco, la larghezza si otterrà appunto lavorando con questi aumenti fino a piacimento. Quindi adesso io faccio un campione più piccolo, ma voi dovete iniziare con 80 catenelle più 2, perché poi vi faccio vedere il perché. Ora facciamo il campione. Allora iniziamo il nostro tutorial. Quindi andiamo a fare una catenella di 80 maglie. Io farò un campione più piccolo perché lo sprone vedete l'ho già fatto, ma il procedimento è uguale. Voi però mi raccomando iniziate con 80 catenelle. Di queste 80 catenelle aggiungete 2 catenelle, una e 2, carichi il filo, conti 3 catenelle, nella quarta vai a fare una maglia alta. Oggi ti sto dando del tu, cara amica, no? Mi sono sbagliata, adesso andiamo avanti. Ogni tanto capitano le papere. Allora, vedete, io ho già fatto 2 maglie alte perché la prima è formata da catenelle. Carico il filo, vado a fare una maglia alta nella catenella seguente. Carico il filo, di nuovo maglia alta nella catenella seguente. Il primo giro è formato da tutte maglie alte, una per ogni catenella, fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro e ti vado a fare le ultime 2 maglie, una in ogni catenella, questa è l'ultima, ecco qua. Il primo giro l'abbiamo terminato. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e cominciamo il nostro secondo giro. Carico il filo, entro nella maglia alta sottostante seguente, faccio una maglia alta. Carico il filo, terza maglia alta nella maglia alta seguente. Carico il filo, quarta maglia alta nella maglia alta seguente. 4 maglie alte, una su ogni maglia sottostante. Nella quinta, che è quella seguente, carico il filo, vado a fare nello stesso punto di base 2 maglie alte, una e 2, quindi vado a fare l'aumento. Ora riprendiamo, carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, la quarta nella maglia alta seguente, carico il filo, nella quinta vado a fare l'aumento, quindi nello stesso punto di base faccio 2 maglie alte, una e 2. Quindi il secondo giro va lavorato tutto così, si fanno 4 maglie alte, una su ogni maglia sottostante, alla quinta si fa l'aumento, 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 4 maglie alte, l'aumento, 4 maglie alte, l'aumento, 4 maglie alte, l'aumento e così via fino alla fine del giro.
Ecco, sono alla fine del giro, vi faccio vedere a fare l'ultimo gruppetto. Qui ho fatto, vedete, l'aumento. Allora ripartiamo con le maglie alte, facciamo una maglia alta, la seconda, la terza, la quarta e nell'ultima, che è la quinta, andiamo a fare l'ultimo aumento. Carico il filo, vedete qua c'è la catenella che era l'inizio, che sostituiva la prima maglia alta. Entriamo qui nella terza catenella e andiamo a fare le 2 maglie alte, l'aumento. Ecco, e questo è il secondo giro del nostro sprone. Giriamo il nostro lavoro. Il terzo giro manteniamo le maglie come si trovano, quindi tutti i giri dispari, il primo, il terzo, il quinto, il settimo, così via, vanno mantenute le maglie esistenti. Gli aumenti vanno fatti nei giri pari, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a fare tutto il mio terzo giro mantenendo le maglie come si trovano, quindi lavorando una maglia alta su ogni maglia alta e mi fate tutto il terzo giro in questo modo. Ci vediamo alla fine per continuare. Sono alla fine del terzo giro e faccio le ultime 2 maglie alte. Mi raccomando, non dimenticatevi quella di catenelle, questa, vedete, questa qui, che è quella che serve per alzarci nel giro sottostante. Carico il filo e dentro nella terza catenella, vedete, faccio la maglia alta. Se non la fate poi si sbaglia tutto e non viene giusto lo sprone. Allora, ora abbiamo fatto 3 giri, giriamo il nostro lavoro, siamo sul quarto giro che è il pari, quindi dobbiamo fare l'aumento. Prima abbiamo aumentato ogni 4 maglie, ora aumentiamo ogni 3, quindi partiamo con 3 catenelle che ci alziamo per lavorare. Questa sostituisce la prima maglia alta. Carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia alta seguente. Quindi ora abbiamo fatto 3 maglie, nella quarta facciamo l'aumento, una e 2 maglie nello stesso punto di base e ripartiamo. Carico il filo, faccio una maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, terza maglia alta nella maglia alta seguente, quindi 3 maglie alte. Ora c'è l'aumento, carico il filo, nella prossima maglia alta faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi ancora 3 maglie alte, l'aumento, 3 maglie alte, l'aumento. Questo è il quarto giro. Dopo questo quarto giro andremo a fare il quinto mantenendo tutte le maglie alte, quindi ci ritroviamo 1 2 3 4 al sesto per continuare col sesto giro. Ecco, ho finito il 1 2 3 4 5, il quinto giro l'ho fatto mantenendo le maglie come si trovano. Ora siamo al sesto giro che è pari, ci va l'aumento. Allora, il sesto giro ci alziamo sempre con le nostre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio una maglia alta, 2. Allora, siamo partiti con il primo aumento, con il primo giro di aumenti, e avevamo fatto 4 maglie alte e poi l'aumento. Al quarto giro avevamo fatto 3 maglie alte e poi aumento. Ora lo facciamo ogni 2 maglie, quindi 2 maglie alte, carico il filo, l'aumento nella terza, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente, quindi 2 maglie alte, nel terzo l'aumento. Questo è il sesto giro, dove c'è appunto l'aumento ogni 2 maglie, quindi 2 maglie alte, l'aumento, 2 maglie alte, l'aumento, 2 maglie alte, l'aumento, così via.
il settimo giro va fatto, è quello dispari, va fatto mantenendo tutte le maglie come si trovano. Poi adesso passiamo sullo sprone, contiamo i giri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando siamo all'8º giro andremo a fare l'aumento ogni maglia sì e maglia no, quindi una maglia senza aumento, una maglia con l'aumento. Vediamo se ve le faccio vedere. No? Vedete, qui non c'è una maglia senza aumento, una maglia con l'aumento, una maglia senza aumento, una maglia con l'aumento. Quindi siamo partiti con l'aumento ogni 4 maglie lavorate normali e un aumento nel secondo giro. Allora, il primo giro, un giro di maglie alte come si trovano. Il secondo giro abbiamo fatto l'aumento ogni 4 maglie, sulla quinta l'aumento. Terzo giro abbiamo mantenuto le maglie alte come si trovano. Quarto giro abbiamo fatto 3 maglie alte, sulla quarta l'aumento, 3 maglie alte, sulla quarta l'aumento. Quinto giro abbiamo mantenuto le maglie come si trovavano. Sesto giro abbiamo fatto l'aumento ogni 2, quindi 2 maglie alte lavorate, sulla terza l'aumento, 2 maglie alte, l'aumento. Sul settimo abbiamo mantenuto le maglie alte come si trovano. Sull'8º andremo a fare l'aumento, una maglia sì, una maglia no, quindi una maglia alta, un aumento, una maglia alta, un aumento. E il nono andremo a fare un giro di maglie alte mantenendo quelle esistenti. Allora, fermandosi al nono giro otteniamo una larghezza spalle di 40-42 e poi lo sprone sta bene anche se scende un pochettino dalle spalle, e avremo uno scalfo in questo momento di circa, a occhio, di 20 cm, 19. Andremo ad aggiungere alla divisione della parte davanti col dietro, andremo ad aggiungere delle catenelle per aumentare la circonferenza a seno. Quindi questa che noi abbiamo, che è circa 40, 38, è solo la parte davanti, quella che appoggia tra le scapole, diciamo, perché comunque è uno sprone. Il giro seno lo andremo a calcolare dopo, quando andremo ad aggiungere appunto delle catenelle, diciamo, che passeranno sotto l'ascella. Adesso io vado a fare 2 conti, come suddividere questo sprone, poi dopo cominceremo, dopo una volta che avremo calcolato, andremo a mettere, guardate che quanto è bello questo motivo, ad inserire questo motivo nella giacca. Per chi volesse aumentare ancora lo sprone deve, ma secondo me viene una taglia bella grande, deve aggiungere altri 2 giri, cioè un giro facendo ancora un aumento, una maglia sì e una maglia no, quindi una maglia, un aumento, una maglia alta, un aumento, e un altro giro che sarebbe l'11° di maglie come si trovano. Però guardate che insomma verrà, aspettate prima che finisco la maglia e poi vi dico come viene fatta con il tutorial, mantenuto il tutorial alla lettera. Vi dico che ampiezza raggiungerà questa giacca, perché questa qui è una giacca un po' taglia unica, nel senso che vanno portate molto ampie e quindi si può giocare sulla vestibilità. Una volta eseguito i 9 giri del nostro sprone, io ho tagliato praticamente il filo, nascosto le codine. Mi sono dimenticata di dirvi che serviranno dei marcapunti. Io me li dimentico sempre, scusatemi, spero che li avete in casa. Adesso andiamo a dividere le nostre parti sullo sprone. Quindi prendo il mio primo marcapunti, giro lo sprone in senso contrario e comincio a contare le mie maglie alte dell'ultimo giro, del nono giro. Io ho contato le mie maglie
e se voi avete eseguito regolarmente lo sprone dovete trovarvi 240 maglie qua sull'ultimo giro, 240 maglie alte. Adesso io comincerò a dividere, quindi contando dalla prima maglia che mi trovo, vado a contare 30 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Tra la 30 e la 31 metto il mio marcapunti, il primo marcapunti. Questa è la metà del davanti, una metà del davanti. Ora andiamo a calcolare la parte della manica. Quindi dal mio marcapunti già messo vado a contare altre 60 maglie. 2, 4, 6, 8. Tra la 60 e la 61 metto il mio marcapunti. Ora andiamo a calcolare il dietro. Il dietro sono ancora 60 maglie, quindi vado ancora a contare 60 maglie e metto il terzo marcapunti tra la 60 ancora tra la 60 e la 61. Ora dobbiamo calcolare la seconda manica, quindi andiamo ancora a contare dal terzo marcapunti, andiamo ancora a contare 60 e vado a mettere il quarto marcapunti tra la 60 ancora e la 61. Ecco, se siete corretti con il conteggio, vi dovrebbero rimanere dall'ultimo marcapunti 30 maglie che sono l'altra metà davanti. Allora, questo è il centro davanti. Ora ho messo il nodo d'inizio sul mio uncinetto. Qui c'è il centro davanti, questo è il primo marcapunti. Entro dove c'è il marcapunti tra una maglia e l'altra ed esco e chiudo con una mezza maglia bassa. Da qui vado a fare 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Passo tutto i miei 60 punti, le mie 60 maglie, vedete, in questo modo. Mi vado ad agganciare qui dove c'è il secondo marcapunti tra una maglia e l'altra e mi aggancio anche qui con una mezza maglia bassa. Taglio il filo e mi raccomando di fermare molto bene sia da una parte che dall'altra, dovete fermare molto bene queste due codine. Quindi questo sarà la futura manica. E ora andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi faccio il mio nodo d'inizio, vedete qua c'è quella appena lavorata, passiamo le altre 60 maglie, andiamo al terzo marcapunti, entriamo tra una maglia e l'altra e facciamo la stessa cosa, fermiamo con una mezza maglia alta bella stretta e contiamo le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fatele un po' sostenute, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
andate all'altro marcapunti e fate la stessa cosa, l'ultimo marcapunti. Entrate, tenete bene stretto qua l'uncinetto, il filo, entrate nella maglia, tra la maglia e l'altra dove c'è il marcapunti, chiudete con la mezza maglia bassa, tirate bene il filo, tagliate, e mi raccomando che qui è fondamentale fermare benissimo i fili, nasconderli e fermarli diverse volte, anche se volete con un ago. Io vi consiglio per il momento di lasciare ancora i marcapunti attaccati, così non vi confondete quando cominciamo a lavorare il primo giro della giacca. Allora vi spiego un po' il procedimento, in caso voi vi ritrovate con dei giri in più sullo sprone perché avete aumentato della taglia, vi ritrovate con nell'ultimo giro, invece di avere 240 maglie come avevo io, ve ne trovate di più. Io ho diviso le 240 per 4, che fa 60. Poi ho fatto 60 sulla manica, 60 sul dietro e 60 sull'altra manica. Le altre 60 erano metà davanti e metà l'altro davanti, quindi ho fatto 30, vedete qui, 30 e 30 da qua all'altro marcapunti. E poi ho fatto questo aumento per dare più larghezza, perché sta nascendo, speriamo che poi il risultato sia come lo volevo, sta nascendo appunto una giacca morbida, molto morbida, e quindi questo è stato il mio procedimento per calcolare la divisione, ecco, dei davanti dietro delle maniche. Poi farò vedere anche come fare per calcolare il multiplo, se c'è da aumentare o da diminuire per il multiplo del punto traforato che andremo a lavorare su questa circonferenza. Allora ragazze, una volta che abbiamo fatto queste 2 catenelle laterali, vedete qua, io mi ritrovo con 60 davanti, 60 dietro, che fa 120, più le 32, cioè 16 e 16, che fa, facciamo 2 conti, che fa 152, no? Queste sono le maglie che abbiamo adesso disponibili. Ho calcolato che inserendo, vedete, il motivo su queste maglie, vedete che qua ho fatto un campione, qui questo è il campione, e mi dà circa 20, 3 motivi mi danno 20 centimetri. Io voglio che la mia giacca sia molto ampia e abbia una circonferenza di 120, quindi per arrivare a 120 mi servono 6 ripetizioni di questi 20 centimetri, perché 6 per 2 fa 120, 6 per 20 fa 120. Quindi io questi 3 motivi li devo moltiplicare per 6, quindi 6 per 3 18, e inserirò sulla mia giacca 18 motivi. Questi motivi sono multiplo di 10 più 1, quindi 18 per 10 mi dà 180 più 1, quindi 181. Vi sto spiegando perché se voi avete un altro numero di maglie, però guardate che questa giacca arriva a 120, quindi vedete un po' se aumentare il modello del tutorial o se farlo così come si trova. Quindi io ho 152 maglie, me ne servono 181 per arrivare a 120 centimetri di larghezza della mia giacca, che è molto ampia e che è una giacca che può essere indossata da una taglia S fino appunto a una dimensione di 120, cioè che insomma un fianco di 100-110, perché comunque la giacca deve essere molto ampia, va indossata sopra a degli altri capi. Quindi mi servono, abbiamo detto, 181 maglie.
io ne ho 152, quindi facciamo meno 152, mi risulta 29. Quindi io adesso nel giro che andrò a fare dovrò aumentare di 29 maglie, quindi dovrò fare 29 aumenti che mi daranno 18 motivi più 1, che è il multiplo che mi serve, perché il punto è 10, il multiplo di questo bellissimo motivo è 10 più 1, e quindi mi serve aumentare nel mio caso di 29 maglie alte, o maglie, adesso faremo, non so se facciamo le maglie alte, per raggiungere a 120 centimetri di circonferenza della mia giacca. Quindi chi vuole una circonferenza più grande, le dico subito che ogni motivo che equivale a 10 catenelle misura circa 6 cm e mezzo, 7. Quindi i 6 cm e mezzo, 7, regolatevi che ogni motivo sono 10 catenelle e che dovete vi do anche questa indicazione, così la potete proprio fare su misura. Quindi ogni motivo 10 catenelle, 6 cm e mezzo, 7. E se volete farla a vostro piacimento dovete appunto calcolare queste misure. Naturalmente lavorando con un filato come sto lavorando io, di questo spessore, e con l'uncinetto numero 5. E comunque vi consiglio di fare un campione, e così non vi sbagliate. Ecco, adesso iniziamo a inserire allora le nostre maglie alte che ci serviranno per distribuire il punto. Io ho messo, vedete, alla rovescia lo sprone, ho fatto il mio nodo di inizio sull'uncinetto, scusate le paperelle. Iniziamo, vedete, questo è l'ultimo giro, è sul diritto, vedete che è sul diritto. Iniziamo inserendo il nostro uncinetto qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta, vedete, del giro, e facciamo una mezza maglia bassa e ci agganciamo. Allora, le 29 maglie alte le andremo a distribuire qua e là omogeneamente. Faremo insomma magari 5 sul mezzo davanti, 5 sull'altro mezzo davanti, no, allora sono 15, 15, insomma faremo 7 per 7, 14, 7 sul davanti, 7 sul dietro, magari lasciamo stare le parti dei fianchi, così per non sbagliare, e dietro andremo a aumentare gli altri 15. Allora cominciamo, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e cominciamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta e ogni tanto facciamo l'aumento. Fate presente che in questo piccolo pezzo della metà davanti, andare al primo marcapunti, dobbiamo aumentare, distribuire uniformemente 7 aumenti. Quindi cominciamo, andiamo avanti un po', e magari adesso dopo un po' andiamo a fare il primo aumento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nella stessa maglia, potrebbe essere questa, andiamo ad inserire 2 maglie alte, 1 e 2. Qui c'è il primo aumento. Quindi andiamo avanti, facciamo ancora magari 3-4 maglie alte, una su ogni maglia già disponibile, 2 e 3, e andiamo a fare un altro aumento che è il secondo, e così via. Quindi finiamo la parte davanti inserendo i 7 aumenti. Ecco, vedete, sono arrivato a lavorare l'ultima maglia alta prima del marcapunti, ho fatto i miei 7 aumenti. Ora andiamo a lavorare le 16 catenelle senza fare aumenti, quindi una maglia alta su ogni catenella, le contiamo così non ci sbagliamo. Quindi iniziamo con la prima, facciamo 1, 2,
3, 4, 5. Ecco, ho lavorato le 16 maglie alte, una su ogni catenella del sottoscella. Da qui carico il filo, vedete, vado oltre il marcapunti nella maglia dopo e comincio a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta del dietro. Stiamo lavorando andando sul dietro. Una, e allora sul dietro abbiamo detto che dobbiamo fare 15 aumenti. Quindi sulla parte del dietro che va da questo marcapunti fino all'altro marcapunti che segna la manica, dove dobbiamo aumentare omogeneamente, come abbiamo fatto sul davanti che abbiamo aumentato di 7, dobbiamo aumentare 15. Quindi ogni tanto andremo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2, poi faremo qualche maglia ancora e poi un altro fino ad arrivare a distribuire qua e là 15 aumenti sulla parte di dietro. Ecco, ho fatto la parte del dietro con i 15 aumenti. Ora siamo, vedete, ho fatto l'ultima qua prima del marca, l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta sottostante prima del marcapunti. Ora passiamo il marcapunti e andiamo a fare ancora le nostre 16 maglie alte, una su ogni delle 16 catenelle di questa catena che abbiamo aggiunto prima. Quindi cominciamo a lavorare le nostre 16 catenelle, una maglia alta su ogni catenella, senza fare aumenti. Qua sotto le scelle non facciamo aumenti. Ecco le 16 maglie alte sulle 16 catenelle della sottoscella, carico il filo, da qui vedete sono arrivata all'ultima catenella, salto il marcapunti, vado sulla maglia subito dopo e finisco l'altra parte del davanti, facendo anche qui, come abbiamo fatto all'inizio, i 7 aumenti distribuiti. Quindi vado avanti 2 o 3 maglie e poi comincio a fare il primo aumento, quindi nella seguente le 2 maglie alte nello stesso punto di base. Ecco qua. Quindi mi finite la parte davanti come abbiamo fatto l'altra parte, l'altro davanti, facendo i 7 aumenti sparsi qua e là fino ad arrivare con delle maglie alte qui sull'ultima. Ecco, siamo alla fine qua del giro, facciamo le ultime 2 maglie alte, vedete qui, 1 e l'ultima sulle catenelle, vedete qua, ecco qua. Adesso siamo pronti per inserire il nostro motivo traforato. Allora, il nostro motivo traforato è formato da soli 4 giri, però io ve ne devo far vedere 8 perché vedete il motivo va lavorato zig-zag e quindi un motivo si inizierà intero, l'altro motivo andando in giri di andata e ritorno si inizierà a metà. Quindi io vi devo far vedere più giri, più ripetizioni del motivo per questo motivo. Bene, adesso partiamo. Allora, primo giro del punto traforato. Io ho girato il mio lavoro perché siamo in giri di andata e ritorno. Mi alzo con una catenella e rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Entro nella seconda maglia alta seguente e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto 3 maglie di base. 1, 2 e 3. Nella quarta vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3. Nella quarta vado a fare una maglia bassa. Faccio una catenella, salto una maglia di base nella prossima maglia bassa. E ora ricominciamo con gli archetti. 3 catenelle, 2 e 3.
salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella prossima maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa, faccio una catenella, salto una maglia, nella prossima maglia bassa e da qui riprendo con gli archetti di 3 catenelle. Quindi il mio multiplo di 10 sarà le 3 catenelle dell'archetto, 4 la maglia bassa, 3, 7 le altre 3 che ho qua saltato e queste 3 maglia bassa, catenella, maglia bassa che fa 10 è il multiplo che è da ripetere fino alla fine del giro e si terminerà, spero se non ho contato male, con 2 maglie basse. Quindi fate tutta questa lavorazione passando per il davanti, per il sottoscella, tutto il giro dietro, l'altro sottoscella e l'altro davanti. Ci vediamo qua alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro. Faccio le ultime 3 catenelle, salto 3 maglie di base, vado a fare una maglia bassa nell'ultima maglia. Allora vi faccio vedere una cosa che io ho fatto volontariamente, vedete, in caso può capitare che ci si può anche sbagliare a contare, così se vedete che nell'ultimo anellino vi manca l'ultima maglia bassa, potete invece di saltare 3 maglie basse, nell'ultimo ne saltate 2, non succede niente e fate le ultime 2 maglie basse, una nella penultima e una nell'ultima. Vedete, ve l'ho fatto vedere perché può capitare di dover aggiustare, spesso capita di dover aggiustare i giri, vedete, ecco, e siamo arrivati giusti con la sequenza giusta qui alla fine del giro. Ora giriamo perché appunto stiamo lavorando in giri di andata e ritorno e andiamo avanti col secondo giro del punto traforato. Allora, secondo giro del punto traforato. Sto controllando perché mi sembra che mi venga sfocata l'immagine. Speriamo di no. Allora, il secondo giro del punto traforato ci si alza con una catenella e si rientra nella prima maglia bassa e si fa una maglia bassa. Entriamo nella seconda maglia bassa e facciamo un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse sulle 2 maglie basse esistenti. Faccio 3 catenelle di separazione, 2 e 3, vado qui, vedete, nella maglia bassa e nello stesso punto di base vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Praticamente ho saltato, vedete, l'archetto sottostante. 3 catenelle di separazione, salto l'archetto, vedete, vado sulla maglia bassa, questa è la prima maglia bassa, e faccio la stessa lavorazione, cioè mantengo la lavorazione come si trova, quindi faccio una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, 2, 3. Carico il filo, salto questo archetto, vado qui nella maglia bassa sottostante e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2, se vedete qua un peluche il mio Simba che oggi mi fa compagnia, e 3. Ecco qua, 3 catenelle di separazione, salto l'archetto, vado qui sulla maglia bassa del giro precedente sottostante e faccio una maglia bassa, faccio una catenella
e la seconda maglia bassa nella maglia bassa seguente. Praticamente mantengo quello che c'era sotto, che c'era una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, e qui abbiamo fatto nel secondo giro ancora una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Ve lo faccio vedere un'altra volta, la ripetizione del motivo: 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, salto l'archetto sottostante, vado nella maglia bassa e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base. Volano le forbici. 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Salto l'archetto, vado qui nella maglia bassa sottostante, faccio una maglia bassa. Faccio la catenella, salto la catenella sottostante, vado nella maglia bassa e faccio una maglia bassa. E ripetiamo con l'archetto di 3 catenelle. Questo è il secondo giro. Adesso ve lo ripeto. Allora, il giro è formato da 3 catenelle, salto l'archetto di sottostante, vado nella maglia bassa e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base. Faccio 3 catenelle, salto l'archetto sottostante, vado nella maglia bassa seguente, faccio una maglia bassa, una catenella, salto la catenella, vado sulla maglia bassa seguente e faccio la maglia bassa. Ecco, questa è la ripetizione del motivo. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro. Faccio le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vedete, qua c'erano, nel giro precedente c'erano le 2 maglie basse, vado a fare una maglia bassa sulla prima maglia bassa e una maglia bassa sulla seconda. Un po' di pazienza. Ecco qua. Allora ho girato il lavoro, perché a tutti i giri dobbiamo girare il lavoro, e iniziamo il terzo giro del punto traforato. Allora mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta più 3 di separazione, quindi 5 in totale. Carico il filo, salto l'arco, vado sulla prima maglia alta del gruppetto di 3 sottostante e faccio una maglia alta. Carico il filo, nella maglia alta centrale, vedete che erano 3, quindi la seconda, vado a fare nello stesso punto di base 3 maglie alte. E carico il filo, seconda, carico il filo, terza maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo e vado a fare una maglia alta nell'ultima maglia alta. Quindi da 3 che erano sotto siamo andati a 5 in questo giro. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto l'arco, vado in quella catenella che c'era qua tra le 2 maglie basse del giro sottostante e faccio una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, salto l'arco, vado sulle 3 maglie alte sottostanti. Nella prima faccio una maglia alta solamente. In quella centrale, la seconda, faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2 e 3. Nella terza faccio una maglia alta. Carico il filo, maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto l'archetto, vado in quella piccola catenella tra le maglie basse del giro precedente e faccio una maglia bassa. Di nuovo ve lo faccio vedere un'altra volta. 1, 2, 3 catenelle. Carico il filo, salto l'archetto, vado nella prima maglia bassa, nella prima maglia alta del giro precedente e faccio una maglia alta. Nella seconda maglia alta del gruppetto di 3, quella centrale, vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3. Carico il filo, nell'ultima, la terza sottostante, vado a fare una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2, 3, salto l'archetto grande, vado in questa catenella piccolina tra le 2 maglie basse del giro sottostante e faccio una maglia bassa e ricomincio il motivo. Ecco, questo è il terzo giro
lo lavorate tutto così fino alla fine e poi vediamo come terminarlo. Siamo alla fine del terzo giro del motivo. Faccio 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, vado qui nella seconda, nell'ultima proprio, nell'ultima maglia bassa del giro, vedete, e mi chiudo con una mezza maglia alta. Allora, quarto giro del motivo traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella di separazione, 4. Carico il filo. Qui abbiamo il gruppetto di 5 maglie alte del giro sottostante. Vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente e faccio nello stesso punto di base 2 maglie alte, una seconda, faccio 3 catenelle di separazione, carico il filo, nella stessa maglia faccio altre 2 maglie alte, una, carico il filo, seconda, carico il filo, salto una maglia di base, vado nell'ultima e faccio una maglia alta. Quindi su questo gruppetto di 5 maglie alte del giro sottostante sono andata a fare nella prima una maglia alta, da qui sono passata direttamente alla terza, quindi ho saltato una maglia di base e nella terza ho fatto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto di base e una maglia alta nell'ultima maglia alta. Da qui faccio una catenella, salto i 2 archetti, 1 e 2, vado a lavorare direttamente sull'altro gruppo di 5 maglie alte, quindi carico il filo, ve lo faccio vedere ancora, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella terza e faccio nello stesso punto di base 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 2 e 3 e 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, carico il filo, salto una maglia, vado nell'ultima e faccio la maglia alta, una catenella di separazione e ripeto la lavorazione sull'altro ventaglio. Ecco, eseguo questo giro tutto in questo modo, ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del quarto giro del motivo, faccio una catenella, carico il filo e vado a fare una maglia alta qui nella seconda catenella che sostituiva la mezza maglia alta del giro precedente. Allora, ora abbiamo già fatto 4 giri e il motivo formato da 4 giri, però vi faccio vedere altri 4 giri, cioè la ripetizione del motivo iniziando con, non il motivo, vedete che qua abbiamo iniziato con un motivo intero, ma iniziando con un motivo a metà e quindi le ripetizioni, quando voi andrete a ripetere appunto i motivi per arrivare alla vostra lunghezza desiderata, sono su 8 giri. Quindi adesso andiamo a fare di nuovo, partiamo dal primo giro del motivo, ma risulterebbe il quinto giro, appunto perché vanno eseguiti a zig-zag questi motivi traforati. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 4 di separazione, 1, 2, 3 e 4, per un totale di 7. Salto questo archetto, salto tutte le maglie alte, vado qui nell'archettino di 3 catenelle e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, entro qui nell'archetto, vedete ho saltato tutte le maglie alte, vado qui nell'archetto e faccio una maglia alta, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4. Salto tutte le maglie alte, vado qui in quell'arco di 3 catenelle e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2, 3
e 4, carico il filo, salto tutte le maglie alte, vado in questo archetto di una catenella e faccio la maglia alta. Praticamente andiamo ad alternare una maglia alta e una maglia bassa negli archetti divisi da 4 catenelle. Questo è il primo giro del motivo, che equivale, vedete, al primo giro, questo dove abbiamo proprio attaccato, ci siamo attaccati per fare il primo giro del motivo. Però mentre qui ve l'ho fatto vedere collegandolo al giro di maglie alte, qui ve lo sto facendo vedere collegandolo al punto traforato già esistente. Quindi nella ripetizione voi dovete tenere in considerazione questo che vi faccio vedere. Il primo, questo qui che abbiamo fatto all'inizio, va fatto solo esclusivamente la prima volta quando noi andiamo ad inserire, a collocare il punto traforato sulla maglia alta esistente. Quindi andando avanti, il primo giro del motivo non sarà questo qui, che è tutto, vedete, di maglie basse, ma sarà questo qua che sto facendo adesso. Quindi ve lo faccio vedere un'altra volta. Faccio le mie 4 catenelle, 2, 3, 4, salto le maglie alte, vado nell'archetto qua sulla punta e faccio la maglia bassa. Quindi dove c'è la punta alta si fa la maglia bassa, dove c'è l'archetto qua invece che va, vedete che va giù verso il basso, si fa la maglia alta. Ecco, 1, 2, 3, 4 catenelle, carico il filo, salto le maglie alte, vado qui nella catenella, dove c'è l'arco di una catenella, e faccio la maglia alta. Quindi eseguite questo per tutto il giro, ci vediamo alla fine. Siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 4 catenelle, 3 e 4, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella seconda, vedete qua c'era la catenella, nella seconda catenella di inizio giro del giro precedente. Ecco, giriamo i lavori e andiamo avanti con il sesto giro. Sesto giro del punto traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Dove c'è questa maglia bassa nel giro precedente, andiamo a fare una maglia bassa nella catenella prima della maglia bassa, sull'archetto. Facciamo una catenella, saltiamo la maglia bassa e facciamo una maglia bassa nella catenella successiva. Stiamo ripetendo qua la lavorazione che si era, vedete qua dove c'era la maglia bassa, la catenella e la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto l'archetto, vado a lavorare 3 maglie alte qui sulla maglia alta sottostante, quindi la prima, carico il filo la seconda, carico il filo la terza nello stesso punto di base. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Stiamo già ripetendo il motivo. Qui dove c'è la maglia bassa andiamo nella catenella prima della maglia bassa e facciamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa dopo la maglia bassa, quindi sulla prima catenella dell'archetto successivo. Ve lo faccio vedere un'altra volta, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado sulla maglia alta del giro precedente e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, vado qui dove c'è la maglia bassa, faccio una maglia bassa nella catenella prima, quella sull'archetto praticamente, vedete? Faccio una catenella, salto la maglia bassa, vado a fare una maglia bassa nella catenella successiva dell'arco successivo. Ecco, questo è il sesto giro. Lavorate tutto così, in questo modo ci troviamo
poi per continuare. Siamo alla fine del sesto giro, faccio le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo, vado nella terza catenella contando dalla prima, 1, 2, 3 e faccio una maglia alta. Ecco qua. Seconda maglia alta nello stesso punto di base. Ecco qui è finito il sesto giro. Settimo giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante, carico il filo, nella maglia alta seguente vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto l'archetto, vado qui nella catenella tra le due maglie basse, questo archettino piccolo, e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto questo arco grande, vado nella prima maglia alta del gruppetto di 3, faccio una maglia alta, carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante, faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3 nello stesso punto di base, carico il filo, vado nella prossima e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto l'arco grande, vado nell'archetto piccolo di una catenella e faccio una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto questo arco grande, vado nella prima maglia alta del giro precedente, faccio una maglia alta, carico il filo, nella seconda maglia alta del giro precedente vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2, qui c'è l'unione del gomitolo, un po' di pazienza, ecco qua, e 3, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto l'archetto grande, vado in quello piccolo di una catenella e faccio una maglia bassa. Ecco, questo è il settimo giro, ci vediamo alla fine per continuare, lo lavorate tutto naturalmente in questo modo. Siamo alla fine del settimo giro, faccio le ultime 3 catenelle, 2, 3, carico il filo, salto questo archetto, vado sulla prima, vedete qui ci sono 2 maglie alte finali, vado sulla prima, faccio una maglia alta, carico il filo, sulla seconda, che in questo caso erano 3 catenelle, quindi nella catenella che sostituiva la maglia alta del giro precedente, vado a fare 2, una e un'altra nello stesso punto di base. Ottavo giro del motivo traforato, mi alzo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, carico il filo, nello stesso punto della catenella, nella prima maglia sottostante, vado a fare una maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta, quindi 4 catenelle e 2 maglie alte nella prima maglia sottostante, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione. Vedete che qua stiamo iniziando, qui avevamo iniziato nel primo motivo con il motivo intero e qui invece stiamo facendo il motivo a metà all'inizio, quindi adesso ho fatto una catenella, andiamo a fare il motivo, salto questi 2 archi, vado a lavorare su queste 5 maglie alte, quindi vado a fare nella prima maglia alta una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, nella terza vado a fare 2 maglie alte, una, la seconda nello stesso punto di base, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, nello stesso punto di base altre 2 maglie alte, una e 2, carico il filo,
salto una maglia di base, nella quinta, l'ultima, vado a fare la maglia alta. Ve lo faccio vedere un'altra volta, di nuovo. Una catenella di separazione. Carico il filo, salto questi 2 archetti, vado a lavorare su queste 5 maglie alte. Sulla prima faccio una maglia alta. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella terza. In questa terza maglia alta vado a fare nello stesso punto di base 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo nello stesso punto, altre 2 maglie alte. Carico il filo, salto una maglia di base, nella quinta, l'ultima, un'altra maglia alta. Una. Ecco qua. Di nuovo una catenella e da qui si va a lavorare saltando i due archi sul gruppetto di 5 maglie alte. Ecco, questo è l'8º giro. Questo giro termina con la sequenza di 8, però poi vi farò vedere a ripartire col primo giro, perché partiremo sul motivo e non sulla maglia alta. Una cosa che vi voglio dire è che quando avrete raggiunto la vostra lunghezza desiderata, vi dovete fermare a questo giro, cioè la giacca verrà finita, vedete, così, con le cappe, ed è molto molto bella. Quindi l'ultimo giro della vostra giacca sarà questo, quando avrete naturalmente raggiunto la vostra lunghezza, dopo che sia la successione del ventaglio che inizia con mezzo ventaglio il giro, o che sia quello del ventaglio intero, non ha importanza, perché anche qui comunque avevamo lo stesso giro, vedete? L'importante è che vi fermate al 4º giro del motivo, cioè il motivo completo. Adesso io finisco questo giro qui, vi faccio vedere a ripartire con il primo giro degli 8 che abbiamo appena fatto, dopodiché dovete voi ripetere questa sequenza appunto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della vostra giacca. Siamo alla fine dell'8º giro, fatto una catenella, carico il filo, salto questi 2 archetti, vado nella prima maglia alta di queste 3 d'inizio e faccio una maglia alta. Carico il filo, salto una maglia di base, vado qui nell'ultima e faccio 2 maglie alte, una e 2 nello stesso punto di base, una catenella, carico il filo nello stesso punto di base, un'altra maglia alta. Ecco qua. E questo finisce l'8º giro. Ecco, vedete, adesso vi rifaccio vedere che quando siete arrivati in fondo, terminate la maglia con questo giro, vedete che è già rifinita, automaticamente è già finita, rifinito il fondo. Ora giriamo il lavoro, vi faccio vedere a ripartire con la sequenza, quindi una volta che voi finite questi 8 giri che equivalgono a 2 ripetizioni di motivi che però sono vedete lavorati a zigzag, quindi uno inizia con il motivo intero e uno inizia col motivo metà, si riparte dal primo motivo, dal primo giro del primo motivo, però non partendo con questo qua che era la base, ma partendo con, vedete, questo giro qua. Adesso lo facciamo insieme. Ecco, quindi riprendiamo dal primo giro degli 8 facendo una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa e una maglia bassa qui nell'archetto di una catenella, vedete. Poi faccio 1, 2, 3, 4. Carico il filo, qui dove c'è l'archetto sottostante di una catenella vado a fare una maglia alta. 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto, vedete, di 3 catenelle e faccio una maglia bassa. L'abbiamo già fatto qui, no, prima. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, salto le maglie alte dove c'è
l'archetto di una catenella va fatta, vedete, la maglia alta. 1, 2, 3, 4, no, dove c'è l'archetto di 3 catenelle va fatta la maglia bassa, vedete? Le maglie sottostanti, queste qua le maglie alte, vanno sempre saltate, si lavora solo negli archetti e si alterna 1, 2, 3, 4 catenelle, dove c'è l'archetto di una catenella carico il filo e faccio una maglia alta, 1, 2, 3 e 4, dove c'è la catenella, vedete l'archetto di 3 catenelle, faccio la maglia bassa. Ecco, quindi stiamo ricominciando il primo degli 8 giri della sequenza. Vi faccio, adesso io lo finisco, vi faccio vedere come chiudere il giro in fondo e poi voi dovete ripetere, vedete, questo era il primo, poi il secondo, il terzo, dovete ripetere fino alla lunghezza della vostra giacca. Sono alla fine del giro, faccio le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Qui vedete c'era un archettino, vedete, entro in questo archetto, faccio una maglia bassa e poi entro nella catenella successiva e faccio un'altra maglia bassa. Ecco qua. Adesso, ecco, vedete qua, abbiamo già un'idea di come sta venendo la nostra giacca. Vedete, io qua ho già fatto com'è bello questo bordo, veramente bello, questo motivo è veramente bellissimo. Quindi continuate, io continuerò fino alla mia lunghezza che mi serve, poi inserirò lo stesso motivo sulla manica, farò una manica in modo che così quando vi vado a spiegare l'altra ve la spiego già correttamente. E poi dopo ci sarà da rifinire, vedete qua ci sarà da fare un bordino, infatti sul davanti verrà leggermente più grande, ma avendo il seno davanti, anzi starà anche più, avrà una vestibilità migliore, quindi qua andrà fatta una parte e l'altra una striscia che servirà per fare da una parte le asole e dall'altra attaccare il bottone. E poi finiremo il collo, insomma, io sono molto soddisfatta, mi sta piacendo molto. Ci vediamo più tardi, ragazzi, grazie. Ecco la giacca appoggiata su un piano, in questo caso sono su una tavola, vedete le sedie, ma qua è tutto fatto alla buona, scusate. Allora, io mi sono allungata, vedete, con la lavorazione del punto traforato per 7 motivi. 3, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi. E questa lunghezza, usando il mio uncinetto e la mia lana, mi hanno dato circa 62-63 di lunghezza. Mi sono fermata perché non sapevo di avere a sufficienza lana, avrei voluto farla più lunga. Magari una volta finite le 2 maniche, ma più o meno ho già capito che comunque non ho abbastanza lana, sarebbe stata molto più bella più lunga, quindi per chi la volesse realizzare più lunga sicuramente verrà qualcosa di bello. Allora, vedete che qua rimane lo spazio, anche se il davanti è uguale al dietro, inseriremo così, andrà ad aggiungere a livello del seno più ampiezza rispetto alla parte dietro, andremo appunto ad aggiungere parte l'altra agganciandoci con l'uncinetto dei giri che girano tutto intorno anche qui allo scollo, quindi qui ci sarà proprio una cosa di questo genere e quindi saliremo anche un pochettino verso il collo. Da una parte metteremo le asole già automaticamente nella lavorazione, dall'altra attaccheremo i bottoni. Mi sono già attaccata, vedete, con la manica, è lunga col polsino circa 53 cm da qua fino circa qui, e adesso andremo a fare insieme, guardiamo i motivi, ma poi questa bisogna che ve le provate le cose. Io ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche qui 1, 2, 3, 4, 5, 7 volte il motivo. E non lo sapevo, io me la sono provata e adesso mi sono resa conto che sono le stesse ripetizioni della parte del corpo. Niente, adesso andiamo avanti. Non ho misurato la larghezza, comunque più o meno, se non ricordo, l'ho misurata ieri,
verrà quasi 120 come larghezza, verrà circa forse 116, 118, ecco, quindi è una buona taglia. Bene, andiamo avanti, ci attacchiamo con l'altra manica. Volevo farvi vedere la parte, vedete, del punto della giacca appoggiata senza il doppio della parte dietro. Vedete, è molto bello questo punto, molto semplice, semplicissimo, molto bello. Allora, adesso andiamo però a lavorare il punto, questo punto in tondo. Finora l'abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, ora cambia un pochettino, diciamo, la sequenza dell'inizio e della fine, cioè l'apertura e la chiusura del giro. Quindi vi farò vedere inserirlo nella manica, ma anche vi farò vedere che cambia appunto la chiusura del giro. Non ci saranno più i mezzi punti perché girando intorno ci sono praticamente i punti interi. Allora, questo è il nostro scalfo, vedete qua ci sono le 16 maglie sotto ascella. Io partirò da circa metà di queste maglie, poi comunque quando avete terminato il giro accertatevi che queste maglie siano esattamente 16, perché altrimenti il punto insomma non viene distribuito giusto. Quindi adesso io ho fatto il mio nodo d'inizio sul mio uncinetto numero 5, abbiamo usato sempre il numero 5, e mi attacco circa a metà, vedete, dello scalfo. Qui c'è la catenella d'inizio, entro nella catenella, possiamo anche chiudere con una maglia bassa, non succede niente, ecco qua, e 2 catenelle, le 2 catenelle e la maglia bassa sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, entro nella maglia successiva e faccio una maglia alta. Andremo a fare un giro praticamente di maglie alte tutto intorno, su cui distribuiremo il nostro punto. Allora, seconda cosa, ora finiamo queste maglie qua del sottoscella, prima così, allora 3, 4, 5, 6, 7, guarda, siamo giusti, 8, giusti a metà, quindi quando finirete il giro, che arriverete qui, ricordatevi che dovete avere altre 8, comunque guardate, le contiamo subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e l'8 è qui la prima, che a volte ci si sbaglia, vedete la prima catenella qua, e non riesco a capire perché io ne ho fatte 8 e sono 2, 4, 6, 8, 10, infatti ne mancava una anche, quindi praticamente ho saltato, vedete qua, ho saltato, eccola qui, la prima catenella. Comunque dovete avere sottoscella, dovete avere le 16 maglie alte che avete lavorato sulle 16 catenelle che abbiamo aggiunto, se vi ricordate che abbiamo aggiunto quelle 2 catenelle sotto l'ascella. Allora, per quanto riguarda il giro manica, escluso l'ascella, che sono queste 16, quindi dal marcapunti all'altro noi dobbiamo andare a diminuire 6 maglie, perché avevamo 60 più 16 erano 76, però il multiplo di questo punto è di 10, quindi dobbiamo portare le 76 maglie a 70, quindi tra il marcapunti e l'altro, questa parte qui che gira un po', dobbiamo andare a distribuire 6 diminuzioni e le faremo omogeneamente. Cercate, insomma, vedete, di farne 3 sulla parte fino alla spalla e 3 dall'altra parte. Quindi adesso io inizio da qui, vedete, carico il filo, salto il marcapunti, vado nella prima maglia alta qua e comincio a fare le mie maglie alte, una su ogni maglia disponibile sottostante, ed ogni tanto andiamo a fare la diminuzione per un totale di 6 diminuzioni nello spazio che c'è tra un marcapunti e l'altro. Come si fa a fare la diminuzione? Si entra in una maglia, allora ho caricato il filo, entro in una maglia, esco e chiudo solo il primo gettato e lascio solo uncinetto, carico il filo, vado in quella seguente
e chiudo a metà, vedete, e poi chiudo tutto. Qui c'è già una diminuzione, quindi andremo a fare su questo spazio qui, girando intorno fino all'altro marcapunti, omogeneamente 6 diminuzioni su questa circonferenza dello sprone. Allora vi dico anche un'altra cosa: se per caso invece una di voi volesse avere una manica molto ampia, abbiamo 76 maglie, per portarle a un multiplo di 10 possiamo fare degli aumenti, quindi invece di fare 6 diminuzioni facciamo 4 aumenti ed arriviamo ad 80. Va a piacimento. Mia figlia non voleva la manica troppo ampia, anche se a me piacciono tantissimo, e l'ho accontentata. Se invece volete portare da 76 a 80 ed avere 8 motivi sulla manica, si fa l'aumento. L'aumento va fatto semplicemente facendo 2 maglie alte nello stesso punto di base, così. Ecco, siamo arrivati all'altro marcapunti, ho lavorato l'ultima maglia, adesso carico il filo, passo a finire le maglie che ci sono sotto l'ascella, entrando nella prima dopo il marcapunti, nella prima catenella, e arrivando, adesso le facciamo insieme, arriviamo fino alla fine del giro. Qua siamo già arrivati. Allora, l'importante è che il totale di queste maglie che avete montato sul giro sia multiplo di 10, quindi o 70 togliendo 6 o 80 aggiungendo 4, non di più, perché altrimenti si vede la ricciatura sul carré. Ecco qua, abbiamo l'ultima e chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla terza catenella. Vedete qua che avevamo iniziato il giro con le 3 catenelle per alzarci. Ecco qua, mezza maglia bassa. Ora potete anche togliere i marcapunti, non vi servono più. Andiamo a togliere i marcapunti. Iniziamo a inserire il punto traforato. Allora, primo giro del punto traforato, ci alziamo con una catenella e rientriamo nella stessa maglia di base, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, saltiamo 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta andiamo a fare la maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1 2 e 3, nella quarta maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, salto 3 maglie di base, nella quarta maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa. Questa è la sequenza, che comunque è la stessa sequenza che abbiamo usato per inserire il punto traforato sulla maglia. Ve lo faccio vedere un'altra volta. 3 catenelle di separazione, 2 3, salto 3 maglie di base, nella prossima maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella prossima maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base, nella prossima maglia bassa. Ecco, questa è la sequenza. Poi di nuovo 3 catenelle, una maglia bassa, saltando 3 maglie di base, 3 catenelle, la maglia bassa, quindi alternate una volta una maglia bassa e una volta 2 maglie basse divise da una catenella separate da una maglia sottostante.
Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del primo giro, facciamo le ultime 3 catenelle, saltiamo le 3 maglie di base, ci agganciamo qui nella maglia bassa, nella prima maglia bassa, con una mezza maglia bassa. Ora iniziamo il nostro motivo, ci alziamo con 3 catenelle, 3, carico il filo, nella mia maglia, nella stessa maglia vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2, per un totale di 3, perché quando si inizia il giro ci si alza con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto l'arco, vado sulla prima maglia bassa e faccio una maglia bassa. Una catenella, salto la catenella sottostante, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa. Praticamente ripetiamo questo motivetto qua, che andrà ripetuto così solo il primo giro, solo il primo motivo, perché serve una base per attaccarci. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto l'archetto e 3 catenelle, vado sulla maglia bassa prossima, carico il filo e faccio una maglia alta sulla maglia bassa, carico il filo, seconda maglia alta sulla maglia bassa, carico il filo, terza maglia alta sulla stessa maglia bassa, quindi 3 maglie alte sullo stesso punto di base. Di nuovo ripetiamo: 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto l'archetto, vado sulla maglia bassa e faccio una maglia bassa, una catenella, salto la catenella, faccio la maglia bassa sulla maglia bassa seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto l'archetto, vado sulla maglia bassa seguente e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Ecco, questo è il motivo, la lavorazione. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui sulla terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro. Terzo giro del motivo, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, nella seconda maglia alta vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi la seconda, carico il filo, la terza, carico il filo, maglia alta nell'ultima maglia alta sottostante, quindi una maglia alta sulla maglia alta, 3 maglie alte sulla seconda, una maglia alta sulla terza, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto l'archetto, vado qua in quell'archettino di una catenella piccolino tra le 2 maglie basse, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione e di nuovo carico il filo, saltiamo l'archetto di 3 catenelle e vado a lavorare su queste 3 maglie alte. Faccio nella prima una maglia alta, nella seconda ne faccio 3 nello stesso punto di base, quindi 1, 2 e 3, scusate, lo stesso punto di base, e una maglia alta nell'ultima, e di nuovo 3 catenelle di separazione, salto l'archetto grande, vado in questo piccolino di una catenella tra le 2 maglie basse, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione e così via, inizio ancora a lavorare sulle maglie alte. Ecco, mi finite così il giro, ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla terza catenella della prima maglia del giro. Quarto giro del motivo traforato, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta,
carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio nella stessa maglia di base una maglia alta, seconda maglia alta, 3 catenelle di separazione, carico il filo nella stessa maglia, altre 2 maglie alte, quindi nello stesso punto di base va fatto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Carico il filo, salto una maglia, vado nella prossima maglia alta. Una catenella di separazione. Sto facendo comunque lo stesso motivo della maglia, l'unica cosa è che vedrete che cambierà poi la chiusura per spostare il motivo a zigzag. Cambierà appunto la lavorazione della chiusura del giro. Fatto la catenella di separazione, salto questi 2 archetti, vado a lavorare direttamente sull'altro gruppo di maglie alte, faccio la stessa cosa che ho appena fatto. Quindi una maglia alta, nella prima maglia alta carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare nello stesso punto di base 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Seconda, ecco qui, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta, ecco, una catenella e continuate così per tutta la lavorazione del giro. Siamo alla fine del giro, faccio una catenella e vado a chiudermi qui nella terza maglia, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ora ricominciamo il motivo, perché abbiamo già fatto i 4 giri, ricominciamo gli altri 4 spostando appunto il motivo tra un motivo e l'altro già esistente. Quindi dobbiamo spostare la partenza della lavorazione, ci spostiamo con delle mezze maglie basse, vedete, una su queste maglie alte esistenti e una la facciamo qua nell'archetto, una mezza maglia bassa. Ora che siamo nell'archetto di 3 catenelle entriamo dentro e facciamo una maglia bassa e da qui partiamo con la lavorazione che dovete eseguire uguale a questi 4 giri per tutta la durata della vostra manica. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado in questo arco di una catenella e faccio una maglia alta, una catenella, 2, 3, 4, scusate, catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, faccio una maglia bassa, quindi dove c'è l'archetto di una catenella va fatta la maglia alta, dove c'è l'archetto di 3 catenelle va fatta la maglia bassa. Qua è sempre 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Qui abbiamo l'archetto di una catenella, carico il filo, faccio la maglia alta. 1, 2, 3, 4 catenelle. Qui abbiamo l'archetto di 3 catenelle, faccio la maglia bassa. Dove c'è la punta va fatta la maglia bassa, dove invece vedete il lavoro scende va fatta la maglia alta. Vi finite il giro in questo modo. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 4 catenelle, 3, 4. Vedete, vado a chiudere il giro qua nella maglia bassa con una mezza maglia bassa. Secondo giro del motivo. Allora mi sposto, vedete, sulla prima catenella del primo arco di 4 catenelle, faccio una mezza maglia bassa. Da qui rientro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Allora vedete adesso questo motivo qui c'è l'altro, in mezzo andremo a creare la seconda ripetizione. Quindi carico il filo, vado qua sulla maglia alta e faccio le 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte nello stesso punto di base. Vedete, stiamo facendo questo giro qua. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto questo archetto, vado però nella prima catenella vicino alla maglia bassa,
e faccio una maglia bassa, una catenella, salto la maglia bassa, vado qui nella seguente catenella dopo la maglia bassa e faccio una maglia bassa. Stiamo ricreando questo lavoro qua. 3 catenelle di separazione, 1 2 3, carico il filo, vado a lavorare qua sulla maglia alta e faccio 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1 2 e 3, 3 catenelle, vado qua vicino alla maglia bassa, faccio una maglia bassa nella catenella prima della maglia bassa sull'archetto, una catenella separazione, vado a fare una maglia bassa dopo la maglia bassa sottostante qui nella prima catenella dell'archetto seguente, 3 catenelle e così via. Questo è il secondo giro della ripetizione del motivo, ci vediamo alla fine del giro. Vi sto facendo rivedere il motivo perché stiamo lavorando in tondo e non in giri di andata e ritorno, e quindi ci sono delle chiusure del giro che prima in giri di andata e ritorno non c'erano. Siamo alla fine del secondo giro della ripetizione del motivo, faccio le ultime 3 catenelle, 2 e 3. Vado su questo arco nella prima catenella vicino alla maglia bassa sottostante e faccio la maglia bassa, una catenella e chiudo il giro qui nella prima maglia bassa che avevo eseguito all'inizio del giro con una mezza maglia bassa. Ora mi sposto su questo gruppo di 3 maglie alte, quindi faccio delle mezze maglie basse e mi sposto, vedete, una su ogni catenella dell'arco, 2 e 3, e la quarta qui sulla maglia, la prima maglia alta del gruppetto. Ecco, questo è quell'altra. Questi sono i 2 giri, diciamo, che cambiano la lavorazione per lo spostamento del motivo zigzag. Quindi adesso ricominciamo, andiamo a lavorare il terzo giro, che è questo. Quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, nella seconda vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, la seconda e la terza, e l'ultima la faccio qua sull'ultima maglia alta sottostante del gruppetto di 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, vado in quella catenella piccolina che c'è qua tra le 2 maglie basse, faccio la mia maglia bassa e così via. L'abbiamo già ripetuto tante volte, 3 catenelle, carico il filo, vado a lavorare qua sul gruppo di 3 maglie alte del giro sottostante, quindi una maglia alta nel prima maglia alta, 3 maglie alte nella seconda nello stesso punto di base, 1 2 e 3, e una maglia alta sulla terza maglia alta, 3 catenelle di separazione e così via. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le 3 catenelle, mi vado a chiudere qua sul gruppetto di maglie alte con una mezza maglia bassa nella prima, vedete, nella terza catenella. Allora adesso il quarto giro lo andiamo a fare uguale, ve l'ho già fatto vedere qui, non cambia niente, vedete, questo è il quarto giro, è uguale, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, 3 catenelle, 2 3, e altre 2 maglie alte nello stesso punto, quindi nella maglia alta che sarebbe la 1 2, la terza, andiamo a fare nello stesso punto 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima una maglia alta, una catenella di separazione e andiamo a lavorare, saltiamo i 2 archi e andiamo a lavorare sull'altro gruppo di maglie alte. L'avete già visto diverse volte questa spiegazione, quindi ci vediamo qua alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio una catenella e mi chiudo qua nella terza, vedete,
catenella che iniziava il giro con una mezza maglia bassa. Allora, vedete che adesso io vi ho fatto vedere la ripetizione del motivo per farvi vedere la partenza che era diversa. D'ora in poi invece la partenza dovrete sempre ricominciare dal giro come vi ho fatto vedere qua quando mi sono spostata con le catenelle, con le mezze maglie basse, e dovete ripetere 7 volte o comunque guardate, insomma, dovete misurarvi la vostra manica. L'importante è che vi fermiate a motivo finito, cioè il motivo è 1, 2, 3, 4. Ci rivediamo quando voi vi sarete fermati al quarto motivo e terminato appunto il motivo 7, 8, 6, non lo so, quello che vi serve per fare la lunghezza della vostra manica, vi dovete fermare appunto a questo livello qua, che dopo inseriamo il polsino. Adesso vi faccio vedere un'altra volta la partenza per spostarvi. Vi rifaccio vedere il giro di spostamento, che ve l'ho già fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere. Quindi, vedete, ci spostiamo con delle mezze maglie basse su queste 3 maglie alte e poi un'altra sulla catenella, qua sulla prima catenella dell'archetto di 3 catenelle. Entro proprio nell'arco di 3 catenelle e faccio una maglia bassa. E da qui possiamo iniziare il nostro giro normale. Quindi facciamo le 4 catenelle, carico il filo, vado nell'archetto di una catenella e faccio la maglia alta. Quattro catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, faccio la maglia bassa e così via. Bene, ci vediamo quando avete raggiunto la lunghezza della vostra manica, terminando appunto fermandovi al quarto giro del motivo, che è questo. Allora, ecco qua, io ho ripetuto per la manica 7 motivi che mi servivano per la mia lunghezza ed ho fatto il primo giro dell'8º motivo. Questo è il primo giro perché il motivo finiva qua nel giro precedente, quindi ho fatto, vedete, il primo giro, quello che alterno una maglia bassa e una maglia alta divise da 4 catenelle, che è il primo giro di ogni motivo. Per fare il polsino ci servirà, su questo ultimo giro che abbiamo lavorato, fare un giro completo di maglie alte. Quindi mi alzo, qui sono ho chiuso con la mezza maglia bassa nella maglia bassa, vedete, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e comincio a fare il mio giro di maglie alte. Vedete, una su ogni maglia esistente, quindi dove c'è la catenella faremo una maglia alta in ogni catenella. Qui vedete erano le 4 catenelle, quindi 2, 3 e 4, perché erano le 4 catenelle di separazione. Una maglia alta la andiamo a fare sulla maglia alta esistente, sottostante, e di nuovo nell'archetto di 4 catenelle andiamo a fare una maglia alta su ogni catenella, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi una maglia alta sulla maglia bassa sottostante e di nuovo le 4 maglie alte. Insomma, manteniamo praticamente il numero di maglie che ci sono nel giro sottostante. Facciamo questo giro di maglie alte. Ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia alta, mi vado a chiudere nella terza catenella, vedete qua che sostituiva la prima maglia alta del giro. Tutte queste maglie alte ora andiamo a chiuderle a 2 a 2 facendo delle diminuzioni, quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro nella maglia prossima seguente, chiudo con un gettato e chiudo tutto insieme.
carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà e chiudo tutto insieme. Di nuovo, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, chiudo tutto insieme. Di nuovo, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà e chiudo tutto insieme. Ecco, andrete a terminare questo giro in questo modo, chiudendo a 2 2 insieme le maglie di tutte le maglie alte che ci sono già esistenti. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho chiuso le ultime 2 maglie insieme, 2 maglie alte chiuse insieme, e mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva qui all'inizio dove ho chiuso insieme le maglie. Ecco, chiudiamo qua che è meglio. Lì. Adesso vedete, mi sposto bene sul centro della maglia chiusa insieme, vedete, mi sono spostata proprio sul centro con una mezza maglia bassa. Ora andiamo a fare 4 giri di punto elastico che formeranno il nostro polsino, mantenendo appunto le maglie che abbiamo chiuso insieme. Il punto elastico è fatto con una maglia alta presa davanti e una maglia alta presa da dietro. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, che sarebbe quella dietro, presa dietro, carico il filo, vedete adesso dobbiamo prendere le 2 maglie alte insieme. Com'è la maglia alta chiusa in rilievo davanti? Si entra da davanti, vedete, si abbraccia la maglia da questo punto e si esce, si fa una normale maglia alta. È solo la presa d'inizio. Carico il filo, ora andiamo da dietro, vedete, in questo modo qua, vedete qua, usciamo dietro e questa è la maglia a rilievo dietro. Ora prendiamo ancora il nostro gettato, entriamo davanti, vedete, in questo modo. Questo è il punto elastico, si lavora, si ottiene lavorando appunto una maglia alta presa dietro e una maglia alta presa davanti. Vedete? Ecco, questo è il primo giro, lavorate così fino alla fine, ci vediamo per continuare. Ecco qua, siamo alla fine del nostro giro di punto elastico. Vedete qua ho finito con una maglia presa davanti, la prima che sostituiva, vedete, queste 3 catenelle era quella presa dietro, quindi siamo finiti, diciamo, giusti, ma se dovesse capitare, non dovrebbe, perché dalla divisione dei punti dovrebbe essere un numero sempre pari, però se dovessero risultare una maglia vicina all'altra uguale, cioè se per esempio la vostra ultima adesso fosse uguale a questa qui del primo giro, non succede niente, rimane comunque un punto elastico. Allora ci andiamo a chiudere con la nostra mezza maglia bassa qua nella terza catenella che sostituiva, ecco, ho fatto un po' fatica, che sostituiva la prima maglia a rilievo dietro. Allora, per fare gli altri 3 giri rimanenti manteniamo le maglie come si trovano, quindi ci alziamo con 3 catenelle, carico il filo sulla maglia in rilievo davanti, andiamo a fare come il giro precedente una maglia a rilievo davanti e su quella dietro andiamo a fare, vedete, una maglia presa dietro. Quindi manteniamo le maglie come le troviamo nel giro sottostante. Sta passando una macchina enorme in strada, si sente tutto da qua, scusate, ma sto registrando in casa. Bene, ecco, vedete questo che c'è già il punto elastico che si sta formando. Mi fate 4 giri complessivi compresi del primo, quindi 4 giri di punto elastico, chiudete con le mezze maglie basse i giri e poi il polsino è terminato.
Allora non preoccupatevi che se per caso vedete che il polsino vi sembra largo, è normale perché comunque si stringerà man mano che farete i giri di punto elastico. Ecco qua, abbiamo finito le maniche, i nostri due polsini. Vedete che bellini. Adesso iniziamo a fare la nostra finitura tutti intorno alla giacca sul davanti, che gira anche intorno al collo. Inseriremo automaticamente l'asola dei bottoni, quindi adesso andiamo a decidere quanti bottoni mettere e andremo nel terzo giro di contorno, andremo a distribuire nella lavorazione le asole. Devono essere logicamente omogenee, cioè una distante dall'altra di centimetri uguali, e poi andremo a attaccare i bottoni dall'altra parte. Adesso non so se ne metterò 5 di più, vado a vedere, quella è una cosa a piacere. Logicamente la giacca è pesantina, deve rimanere piuttosto serrata davanti, chiusa, quindi ne andrò a mettere, insomma, li andrò a mettere non troppo distanti l'uno dall'altro. Per collocare il nostro bordo intorno alla maglia dobbiamo partire, vedete, questa è la parte della nostra giacca, scusate, non di maglia. Dobbiamo partire dalla nostra, come se noi avessimo indosso la giacca dalla parte destra, che è quella dove andrà fatta l'asola, perché i capi d'abbigliamento femminili si chiudono con la destra sopra la sinistra, quindi l'asola va fatta sulla destra e noi per avere l'asola giusta dobbiamo partire dalla parte destra della nostra giacca per fare il bordo. Ho fatto il mio nodo d'inizio, vedete qua c'è la fine del lavoro, entro con l'uncinetto, vedete qua, in questa catenella qua, in queste 2 catenelle, e mi aggancio con una maglia bassa. Poi andremo a nascondere bene insieme queste 2 codine e non si vedrà niente. Faccio 2 catenelle, le 2 catenelle e una maglia bassa sostituiscono la prima maglia alta. Nel primo foro che mi trovo carico il filo e faccio una maglia alta, carico il filo, faccio 2 maglie alte, carico il filo, vado qui nel punto di unione dei 2 giri e faccio un'altra maglia alta. C'è un altro arco grande, quindi entro, carico il filo e faccio 2 maglie alte in questo arco che è grande. Quindi dove troviamo gli archi grandi, vedete, lungo la lavorazione non ci sono dappertutto perché avevamo alternato un motivo intero a un motivo partito a metà. Quindi dove ci sono questi 3 archi grandi, ecco, questi sono i 3 archi grandi. Poi c'è, vedete, il motivo lavorato a metà e poi di nuovo i tre archi grandi. Quindi dove ci sono gli archi grandi vanno fatti dentro gli archi grandi 2 maglie alte e una nel punto di giunzione dei giri. Dove troviamo invece queste 2 linee di catenelle vicine con le maglie basse qua all'inizio che non vediamo, appunto non c'è subito un arco, vedete qui non c'è l'arco, andiamo a fare una maglia alta nel punto quindi di unione. Vi spiego bene, vedete, ho fatto una maglia alta all'inizio che sarebbe stato un punto di unione, 2 maglie alte nell'arco, un punto di unione, 2 maglie alte nell'arco, un punto di unione, un secondo, vedete, punto di unione vicino perché c'erano 2 giri che terminavano con le maglie basse qua. Ora iniziamo col mezzo motivo, quindi carico il filo, entro, vedete, nella maglia alta orizzontale, no? Che è un giro, e qui anche qui faccio 2 maglie alte, una e 2,
carico il filo nel punto di unione, vedete qua, questo buchino qui nel giro del giro, un'altra maglia alta, altra giro di mezzo motivo, carico il filo, entro qui nella maglia alta orizzontale, faccio 2 maglie alte, una e due, una maglia alta nel punto qui di unione, altro giro con il mezzo motivo, faccio la stessa cosa, carico il filo, entro nella maglia orizzontale che è orizzontale e faccio 2 maglie alte nella stessa apertura e un'altra qui, vedete, nel punto di unione del giro. Ecco, vedete che rimane lineare giusta. Ora siamo su quei 3 archetti che vi ho detto grandi e quindi entro nell'archetto e faccio 2 maglie alte, una e due, carico il filo, un altro qui nel punto di unione, di nuovo nell'altro arco 2 maglie alte, una e due, maglia alta qui nel punto di unione, carico il filo, terzo arco grande, entro, faccio 2 maglie alte, una e due, carico il filo, maglia alta nel punto di unione. Vedete che c'è proprio un cerchiettino, vedete? Adesso andiamo a vedere com'è venuta, io direi che va bene. Ora siamo ancora sul punto, sul motivo a metà. Qui ci sono ancora quelle due, vedete, quelle 2 catenelle vicine, che abbiamo già trovato qui, vedete, qua. Quindi vado a fare un'altra, una l'abbiamo fatta, nell'altra vicino proprio la vedete che ce n'è, vedete, un'altra maglia, e andiamo a fare l'altra maglia alta e partiamo di nuovo con, vedete qua c'è il mezzo motivo, 2 maglie alte nel giro orizzontale, spero di essere chiara, una maglia alta nel punto di unione, 2 maglie alte nell'altro giro, vedete, una maglia alta nel punto di unione, si vede benissimo, guardate il punto di unione, proprio un buchino inconfondibile, non potete sbagliare, 2 maglie alte nell'altro giro, una maglia alta qui nel punto, vedete, di unione, e di nuovo siamo sugli archetti, quelli grandi. Ecco, arriviamo a fare questa lavorazione fino a qui, adesso vado avanti un po' e poi faccio vedere. Ecco, guardate, ho lavorato tutta la parte traforata, vedete che viene bene, non ci sono onde. Sono arrivata qui dove ci sono quei 2 punti, vedete, attaccati senza arco, e ci sono le 2 catenelle, vedete, vicine. Quindi qui andrò a fare le 2 maglie alte vicine, come abbiamo fatto fino adesso, una e due, e passeremo a fare il bordo qui sulla parte fatta tutta maglia alta. Qui non faremo le maglie alte nei punti di giuntura tra un giro e l'altro, dove c'è appunto il carré, lo sprone, andremo a fare 2 maglie alte solo dentro ogni giro. Vedete qua, ogni giro, 1 e seconda maglia alta, carico il filo, passo direttamente nell'altro, non faccio il punto di giuntura, quindi vado direttamente nell'altro giro e faccio le 2 maglie alte, e così in tutti i giri senza fare il punto di giuntura. Vedete, è facilissimo. Vado nell'altro. Stamattina continuano a passare dei macchinoni che fanno delle macchine che, sulla strada, non so cosa siano, cose giganti che fanno del rumore, scusatemi. Andiamo avanti nell'altro giro, vedete, 2 in ogni
foro che troviamo che corrisponde a un giro lavorato. Adesso lo finiamo, arriviamo insieme in fondo qua, così vedete, 1 e 2. Non sto lavorando il punto G giuntura, passo da un giro all'altro, vedete, 1 e 2, siamo sugli ultimi due, 1 e 2, carico il filo, ultimo, vedete, ultimo giro, 1 e 2. Ora dobbiamo fare l'angolino, quindi dove c'è questo filo che era all'inizio della mia lavorazione, carico il filo, vedete qua, cioè sarebbe la prima catenella praticamente lavorata, entriamo e facciamo nello stesso buchettino, nella stessa catenella, andiamo a fare 3 maglie alte che ci servono per girare. Vedete? Ora siamo sulla scollatura vera e propria. Queste sono le catenelle d'inizio, la nostra catenella che avevamo fatto. Andiamo a fare su ogni di queste catenelle una maglia alta. Una maglia alta su ogni catenella e lavoriamo così una maglia alta su ogni catenella fino all'altro angolino. Ci troviamo all'altro angolino. Allora, se per caso avete un giro che per voi è troppo largo, un giro scollo, la scollatura, potete diminuire potete fare delle diminuzioni, però dovete distribuirla uniformemente. Anch'io decido di diminuire la mia scollatura di 6 punti, di 6 maglie. Quindi ogni tanto andrò a fare su questa scollatura fino a, prima di arrivare, ecco, io adesso per esempio ho fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 maglie alte dopo l'angolino e comincio a fare delle diminuzioni, e anche quando arriveremo dall'altra parte dello scollo vi fermete con le diminuzioni 14 giri prima. Quindi adesso io vado a fare le mie 6 diminuzioni distribuite omogeneamente su questa circonferenza fino ad arrivare, vedete, nell'altro angolino a 14 maglie prima. L'ultima la farò 14 maglie prima dell'angolo. Allora, per fare le diminuzioni praticamente si chiudono insieme, vedete, una seconda maglia alta nella maglia successiva e si chiudono insieme. Comunque ve l'ho già fatto vedere diverse volte. Questa è la prima, adesso fra un po' vado a fare la seconda, ne farò 6 distribuite omogeneamente. Potete fare anche più diminuzioni, dipende come volete la vostra scollatura, in base anche alla taglia, logicamente vi dovete stringere un pochino di più o in meno. Quindi potete anche diminuirne di 8 e anche di 10 se volete una giacca molto, con uno scollo molto, insomma, accollata, ecco. Ecco, ho fatto la mia ultima diminuzione, adesso finisco, vedete qui ci sono le 14 maglie alte, vi fermate, non lavorate l'ultima, che lì dobbiamo fare le 3 maglie alte dell'angolino. Ecco, siamo sull'ultima, vedete, qui andiamo a fare le 3 maglie alte nello stesso punto di base dell'angolino, 2 e 3 e se giriamo così il lavoro, entriamo nel primo giro e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. E proseguiamo. Adesso torniamo indietro sull'altro lato della giacca nello stesso modo in cui vi ho fatto vedere. Quindi qua abbiamo
lo sprone di maglie alte, andiamo a fare le 2 maglie alte in ogni giro, senza, non la lavoriamo qui nel punto di giuntura, passiamo direttamente nell'altro ed arriviamo così fino alla lavorazione traforata. Ecco, sono alla fine della lavorazione dello sprone a maglia alta, ed qui c'è l'ultimo giro, andiamo a fare le 2 maglie alte e iniziamo la lavorazione sul punto traforato. Vedete, qua abbiamo le 2 maglie basse vicine, quindi va fatto 1 e 2, e da qui cominciamo, vedete, nel primo arco grande 2 maglie alte, e da qui in poi facciamo invece i punti di giunzione. Quindi entriamo nel punto di giunzione, vedete, tra un giro e l'altro, e poi di nuovo 2 maglie alte nell'arco seguente. Insomma, lavorate come vi ho fatto vedere prima, quando eravamo sul punto traforato, e arrivate fino alla fine della parte traforata. Io vi consiglio di contare una volta arrivato qui, quando arriveremo qua in fondo, vi faccio vedere comunque a fare il pezzettino finale, però vi consiglio di contare quante maglie alte avete su tutte e 2 le parti centrali, contando dopo le 3 maglie alte dell'angolo. Queste non le contate, contate dalla prima, dopo le 3 maglie alte nell'angolo, fino alla fine della bordura davanti, e contate queste maglie su tutte e 2 le aperture, cioè a destra e a sinistra, perché devono essere esattamente identiche, altrimenti quando indossate la maglia vedete una parte più lunga, una parte più corta. Ecco, quando siete qua nell'ultimo foro, caricate il filo, entrate, fate 2 maglie alte, questa è la fine dell'altra parte, carico il filo, vedete qua abbiamo delle catenelle, entrate insomma in una catenella, ecco, così, a questo punto qua. Ecco, questo è l'ultimo giro. Allora, io ho contato già le maglie alte sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Nel mio caso, se avete fatto la maglia uguale, dopo i 3 dell'angolino, vedete questi erano i 3 dell'angolino, ne ho 85 parte l'alta. Importante che siano uguali. Quindi a questo punto possiamo girare il nostro lavoro. Infatti dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno adesso, no? Praticamente andiamo a mantenere le maglie che abbiamo e facciamo un giro tutto di maglie alte. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima e cominciamo, vedete, una maglia alta sulla seconda, e cominciamo a fare il nostro giro di maglie alte sulle maglie alte già esistenti, una su ogni maglia alta. Arriveremo qui dove c'è l'angolino dello scollo, vi fermate a lavorare qui sull'ultimo gruppetto di 2, questo vedete, e quando arrivate all'angolino di 3 vi fermate, che vi faccio vedere a fare l'aumento per girare. Ecco, siamo arrivati al secondo giro sull'angolino di 3, vedete, dove c'era stato fatto l'aumento. Quindi facciamo la prima maglia alta sulla prima delle 3 dell'angolo, sulla seconda facciamo ancora l'aumento, quindi entriamo nella seconda delle 3 e facciamo 3 maglie alte, quindi ancora l'aumento per girare nello stesso punto di base. Carico il filo, faccio un'altra maglia alta nella terza dell'angolino e proseguo la scollatura, vedete, maglia alta su maglia alta.
Io andrò a fare ancora delle diminuzioni perché per me, per i miei gusti, questo scollo è ancora grande, quindi andrò a fare altre 6 diminuzioni sparse, ecco, vedi, dopo non so 5-6 dall'angolo, 5 io ho fatto in questo caso, vado a fare altre 6 diminuzioni sulla mia scollatura, perché comunque è una lana molto morbida, è una lana che si allarga e quindi voglio avere una scollatura che rimanga più a posto poi una volta che la vado ad indossare. Quindi omogeneamente andrò ancora a distribuire 6 maglie alte fino ad arrivare a, anche dall'altro angolo, 5-6 maglie prima dell'angolo, cioè l'ultima diminuzione la farò circa qui verso 5-6 maglie prima dell'angolo. Allora, sono arrivata qui all'altro angolo, vedete? Queste sono le tre maglie dell'angolo. Siamo, se avete iniziato dalla parte giusta, ora stiamo facendo il secondo giro sulla parte che da destra va sulla sinistra, quindi vanno fatte le asole. La prima asola la facciamo nell'angolo, quindi qui sulla prima delle tre entriamo, io l'ho già fatta, guardate, entriamo e facciamo una, allora vi faccio vedere, queste sono le tre dell'angolo, vedete, sulla prima entriamo e facciamo una maglia alta, sulla seconda entriamo e facciamo una maglia alta. Ora andiamo a fare 3 catenelle, 2 e 3, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base, seconda dell'archetto di 3, e faccio un'altra maglia alta, quindi faccio nella seconda delle 3 dove c'era l'aumento, faccio un punto V con 3 catenelle e poi vado a fare una maglia alta nella terza dell'archetto di 3 dell'aumento del giro precedente. Vedete? Ora vado avanti ancora un pochettino, ne faccio 2 o 3, poi vado a provare se la mia asola è sufficiente per il mio bottone. Vedete, questa è l'asola, questo è il mio bottone, direi che è perfetta. Ora dobbiamo decidere come distribuire le asole, quindi in base anche alla dimensione dei nostri bottoni, se la prima sarà qui dopo andrà fatto un altro giro sopra, quindi non è proprio a livello. Un altro bottone, non lo so, magari qui dove c'è lo sprone andiamo a metterne 3, quindi andremo a metterne uno qua e un altro circa a metà, quindi andiamo a contare. Secondo me a occhio c'è da lavorare dopo l'angolo, vedete, c'è da fare l'altra asola, questo giro sotto, 1 2 3 4 5 sulla sesta, vedete questo, sul sesto giro dello sprone, e l'altra vediamo se sono giusti, 1 2 3 4 e 5, un attimo che faccio i conti. Allora, l'altra asola, contando da qui, da dove inizia il punto traforato, vedete qua c'è il primo giro, l'ultimo giro di sprone, conteremo 1 2 3 4 5, sul sesto giro andremo a fare la nostra asola. Quindi adesso lavoriamo altre 5 maglie per arrivare, quindi lavoriamo ancora un po', no, 2 3 4 e 5, andiamo a ricontare se siamo giusti. Abbiamo detto sul sesto giro, contando dall'ultimo, 1 2 3 4 5 6, siamo sul sesto giro, quindi facciamo una catenella
carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta e andiamo avanti a fare maglie alte. Ci fermeremo qui sull'ultimo giro dello sprone. Ecco qua c'è la prima che era formata da 3 catenelle perché c'era l'angolo. Qui abbiamo fatto solo una catenella. Adesso andiamo a vedere se ci passa il nostro bottone. Ci passa perfettamente, vedete, ha un po' di punta, quindi queste puntine qui serve un po' più di spazio. Quindi abbiamo fatto solamente una catenella, abbiamo saltato una maglia di base. Ora ci troviamo vedete, sull'ultimo giro e andiamo a fare allora ancora la stessa cosa. Quindi saltiamo, facciamo una catenella, carico il filo, salto la maglia di base nella prossima maglia alta. Ora, per calcolare dove vanno messi gli altri bottoni che potete mettere a piacimento fino alla fine fino in fondo al bordo, io probabilmente non ne metterò così tanti, però è a piacimento. Contiamo quante maglie abbiamo inserito tra la seconda e la terza asola. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi ogni 9 maglie faremo l'asola. Adesso la prima l'abbiamo già lavorata, una maglia alta su ogni maglia alta, quindi facciamo la seconda, la terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e nona. Quindi adesso di nuovo andrà fatta una catenella, carico il filo, salto la maglia di base nella prossima maglia alta e qui c'è un altro bottone e di nuovo, contando questa qui già lavorata, andrete avanti contando 9 maglie alte prima di un'altra catenella. Quindi seconda, 2, vedete, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco, e di nuovo una catenella, salto una maglia di base nella prossima maglia alta. Ecco, quando avrete finito di fare le vostre asole, quelle che volete mettere, finirete il giro fino qua in fondo, vedete, con una maglia alta su ogni maglia alta fino alla fine, ad arrivare qua. Ecco, sono arrivata alla fine del giro, vedete, io ho fatto 8 asole, poi in ultimo mi era rimasto un pezzettino, ho lasciato senza. Ora partiamo con l'ultimo giro di maglia alta, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia e cominciamo ancora il nostro giro di lavorazione, una maglia alta su ogni maglia disponibile sottostante. Ecco, quando arriviamo sull'asolina facciamo la maglia alta e dove c'è l'asolina c'era una catenella, entriamo dentro e facciamo la maglia alta che corrisponde alla catenella e poi ripartiamo, una maglia alta su ogni maglia disponibile ed arriviamo con questa lavorazione fino all'angolo sopra, che poi vi faccio vedere sull'ultima asola come fare. Adesso voglio riprovare ancora a vedere se l'asola è a posto, perfetta. Bene, ci vediamo sull'angolino dell'ultima asola. Ecco, siamo arrivati sull'asolina dell'angolo, erano 3 catenelle, vedete che facciamo l'ultima prima delle 3 catenelle. Le 3 catenelle facevano praticamente le veci di un angolo di 3 maglie alte. Quindi nella prima lavoriamo una maglia alta, nella seconda catenella lavoriamo l'angolo, quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte nello stesso punto di base, una maglia alta nell'ultima catenella, la terza, e continuiamo, siamo già adesso sulla maglia alta, continuiamo
con le maglie alte, una su ogni maglia alta disponibile. Vedete, vi faccio vedere come è venuto. Qui c'è l'angolino, vedete, ci andrà il nostro bottone in questo modo. Allora, se volete potete fare altri aumenti. Adesso è l'ultimo giro di maglie alte. Se avete ancora il giro collo troppo largo potete fare ancora 6 aumenti. Io le andrò a fare quando arrivate all'altro angolo. Adesso io farò 6 scusate, aumenti, sono sbagliata, diminuzioni, scusatemi. Potete fare quindi tutti i 3 giri che abbiamo fatto di maglie alte per fare appunto la bordura della giacca. Su ogni di questi 3 giri potete fare 3 diminuzioni, così il collo salirà e accompagnerà la spalla, altrimenti sarebbe salito dritto questo colletto. E quindi adesso io vado a fare anch'io le 6 diminuzioni anche sul terzo giro. Quando arriveremo alla fine faremo la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, uguale fino alla fine del giro, facendo una maglia alta sulla catenella e una maglia alta sulle maglie alte esistenti, fino qua alla fine del giro. Ci vediamo alla fine. Allora, ho fatto una gaffe nella parte di sinistra della giacca. Logicamente non ci sono le asole perché andranno i bottoni, quindi mantenete la lavorazione. Qui nell'angolino fate sempre l'aumento come abbiamo fatto. Nella seconda maglia alta dell'aumento fate le 3 maglie alte dell'aumento e proseguite fino alla fine, in fondo qua, facendo una maglia alta su ogni maglia alta disponibile. Allora, siamo all'ultimo giro, che sarà un giro che servirà per tenere in forma il bordo che abbiamo appena lavorato, altrimenti vedete che è troppo morbido. Allora, andiamo a lavorarlo in questo modo. Ci alziamo con una catenella, poi andiamo praticamente a lavorare tutto il giro spostandoci con delle mezze maglie basse, vedete, una in ogni maglia alta, e tenendo un po' sostenuto il nostro filo. Sulla quarta, vedete, 1 2 3 4, andiamo a fare un picciolino, facciamo 3 catenelle, 3, e le chiudiamo nella prima, vedete, nella prima catenella lavorata con una mezza maglia bassa. Teniamo un po' stretto il lavoro e da qui passiamo a quella seguente, la maglia alta seguente, e chiudiamo sempre con le mezze maglie basse, quindi una su ogni maglia, 2, vedete, ci spostiamo proprio, 3 e 4. Ora facciamo un altro picciolino, quindi 1 2 3 e 4. Entriamo nella prima e chiudiamo con la mezza maglia bassa, e di nuovo andiamo nella prossima e ci spostiamo di 4 ancora con delle mezze, 2 3 e 4. Vedete, ecco, questa è una lavorazione che tiene ferma, vedete che non si apre più di tanto e rifinisce perfettamente la nostra giacca. Ecco, andate a fare tutta questa lavorazione su tutto il bordo della giacca e poi vi faccio vedere come cucire i bottoni. Ecco ragazze, guardate che spettacolo che è venuta questa giacca, è veramente uno spettacolo. Vedete com'è rifinita. Adesso prendiamo 2 misure per vedere cosa mi è saltato fuori come finale. Allora, qui siamo al circonferenza seno. Secondo me si potrebbe anche leggermente stirare se volete aumentare. Allora mi dà 104 di seno e vediamo qua il fianco mi dà 112.
però secondo me, se è possibile, perché dopo non so, dipende dalla lana che utilizzate, si potrebbe anche leggermente stirare, anzi, diciamo che si evidenzierebbe di più la lavorazione, ma è una cosa minima. Io non credo che la stiro, adesso vedo indossata mia figlia, però appunto volendo si può anche leggermente stirare. Allora adesso per i bottoni io partirei dal bottoncino che sta qua, la prima asolina, cioè vedete qua dove c'è il carré, l'ultimo giro del carré avevamo fatto l'asolina, quindi partendo da sotto andiamo a cercare l'ultimo giro del carré e andiamo a vedere praticamente a che maglie corrispondono, circa qui vedete, quindi andremo a fare questo lavoro per trovare la posizione giusta dei nostri bottoni da applicare sotto. Quindi l'altro era, vedete, contando dal primo giro 1 2 3 4 5 sul sesto, quindi andiamo a contare 1 2 3 4 5 sul sesto andremo a fare un segno, metteremo i bottoni, vedete, e uguale faremo per tutta la lunghezza. Io ho deciso di attaccare, vedete, di fare 8 asole e di lasciare l'ultimo pezzettino libero, e in questo senso qui andremo a contare, avevamo calcolato ogni 9 maglie alte una asolina, è arrivato Simba, quindi anche qua dove attaccheremo il bottone conteremo 9 maglie alte e faremo l'altro segno per attaccare i nostri bottoni. Ecco, io spero che questo modellino a me piace molto, io sono molto felice, mi è risultato un modellino, l'ho fatto da capo a piedi, quindi non sapevo cosa saltava fuori, però è uscito bene e vedete, l'ho proprio inventato tutto, vedete come viene una volta messi i bottoncini, viene veramente un capo molto elegante e molto fine. Ecco, io spero, Simba, aspetta che spostiamo il mio gattone, spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, vi metterò il link del filato sotto nel box informazioni sotto il video, e se volete iscrivermi, cliccare sulla campanella, mi darete l'opportunità di continuare a proporre gratuitamente i miei tutorial e di andare avanti con il canale. Ciao ragazzi, vi saluto, a presto.